Ciao a tutti da Rita e bentrovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme un meraviglioso plum cake all'arancia, senza lievito e con una cottura davvero particolare. Seguite passo passo il video per ottenere anche voi un dolce strepitoso, soffice, profumato, spugnoso. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie video ricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Vediamo insieme gli ingredienti del nostro dolce. Partiamo dalle uova, 6 tuorli separati da 6 albumi. Farina, io sto utilizzando la 0 ma potrete utilizzare anche una 00. Latte, temperatura ambiente. Aroma d'arancia, potrete scegliere a vostro piacere se aroma di limone o aroma di vaniglia. Un pizzico di sale, zucchero e infine olio di semi di mais molto caldo. Io l'ho scaldato al microonde a 750 watt per 60 secondi. La preparazione avrà inizio proprio nella ciotola dell'olio. Andremo immediatamente a setacciare la farina al suo interno. E lavoriamo con una frustina. Otterremo una cremina molto fluida alla quale andremo subito ad aggiungere il latte. Come vedete, la cremina fluida si è addensata e ora è il momento di aggiungere i tuorli. Pochi secondi di lavorazione con la frusta e aggiungo l'aroma d'arancia. E lavoro ancora per una trentina di secondi, dopodiché la nostra cremina di base sarà pronta. Dovrete raggiungere anche voi la stessa identica consistenza. Ora lasciamo la nostra cremina da parte e passiamo a montare gli albumi. Comincio a montarli, dopo qualche secondo aggiungo il sale e poi in 3 volte aggiungerò tutto lo zucchero. Ora mettiamo il sale e iniziamo ad inserire lo zucchero. Abbiamo ottenuto una crema bella lucida e che sulle nostre fruste crea il cosiddetto becco di uccello, quindi a questo punto il frullatore non ci occorre più. Cominciamo ad inserire gli albumi all'interno della crema per renderla così più fluida, vedete è già schiarita. E ora versiamo tutto all'interno della ciotola degli albumi montati.
e lavoriamo il tutto. Tutti gli ingredienti della video ricetta li troverete in info box sotto il video. Abbiamo ottenuto una consistenza perfetta. Vedete, se alzo l'impasto con la spatola e lo riverso in ciotola, vedete che l'impasto scrive. Quindi questa è la consistenza, mi raccomando, che anche voi dovrete avere. Ora è il momento di versare il nostro impasto all'interno di uno stampo da plum cake, le cui misure le troverete specificate in info box, precedentemente imburrato e rivestito di carta da forno. Livello l'impasto così con l'aiuto di una spatolina. E ora è il momento di infornarlo. Ma questo plum cake dovrà cuocere al vapore, quindi su una teglia classica, io ho utilizzato una teglia d'alluminio leggermente più grande dello stampo da plum cake. Sto utilizzando un cerchio da pasticceria messo all'interno, potrete utilizzare anche una griglia, e rovescio in teglia dell'acqua bollente. Ora vado a posizionare lo stampo da plum cake sul cerchio. Come potete vedere, lo stampo non è in contatto con l'acqua, ma cuocerà comunque con il vapore che l'acqua emanerà in cottura. Ho preriscaldato il mio forno in modalità statica a 150 gradi e lascerò cuocere questo plum cake per 60 minuti. Ecco il plum cake appena sfornato. Adesso lo lascerò stiepidire, poi lo toglierò dallo stampo. Ho tolto il plum cake dallo stampo e l'ho capovolto su un vassoietto da portata. Ora io sono solita spolverare dello zucchero a velo sul plum cake, però voglio farvi vedere, guardate, l'effetto spugna di questo plum cake. Adesso procediamo a mettere un pochino di zucchero a velo. Chi di voi vorrà potrà anche glassarlo all'arancia, sarà sufficiente creare una leggera glassa con succo d'arancia e zucchero a velo. Io lo servo così, molto semplice. E adesso andiamo a tagliarlo e vediamo un po' l'interno. Guardate che cos'è? Vedete? Di una morbidezza incredibile, soffice, profumato, delicatissimo. Tagliamone ancora una fetta. Voglio spezzarla, guardate. Effetto spugna. Credo che sia davvero meraviglioso. Mi auguro che lo rifarete in tanti questo plum cake. Bene, anche per oggi è tutto. Io spero che il mio video sia stato di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta, invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, condividere le mie videoricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.